Amici e amiche che amate le storie d'amore capaci di scaldare il cuore, benvenuti in un nuovo, esclusivo appuntamento di Turkey News Magazine. Oggi non vi porteremo soltanto a un evento mondano, spalancheremo insieme la porta di una notte di Istanbul intrisa di nostalgia, mistero e promesse sospese. Prima di svelarvi ogni dettaglio, un invito speciale. Se vivete di curiosità sulle stelle turche, iscrivetevi ora, attivate la campanella e, se volete sostenerci davvero, premete il pulsante Join per entrare nella nostra community e supportare Turkey News Magazine con un contributo che per noi vale tantissimo. Sotto il cielo vellutato della città, con le luci del Bosforo puntinate come diamanti nel buio, è andato in scena uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, il 35° compleanno di Can Yaman. Il luogo prescelto era un ristorante di grande classe con terrazza mozzafiato, dove il profumo del mare si mescola al fruscio delle conversazioni importanti. Tavoli curati fin nel più piccolo dettaglio, bicchieri di cristallo che tintinnavano come minuscole campane, mormorii di complimenti e risate che rimbalzavano tra specchi e fiori. C'erano colleghi, produttori, volti noti della televisione turca, pronti a tributare all'attore un omaggio caloroso. Eppure, in mezzo a tanta opulenza, un'assenza sembrava pesare più di qualunque presenza, quella di Demet Özdemir. La serata procedeva con un ritmo armonioso, brindisi benauguranti e melodie soffuse che accompagnavano discorsi e abbracci. Can, impeccabile, radioso, con quell'eleganza naturale che lo rende il padrone di casa ideale, ricambiava ogni parola con il suo magnetismo inconfondibile. Tutto filava liscio, come in una sceneggiatura scritta alla perfezione, finché il destino non ha deciso di scalfire la superficie lucida del party con un colpo di scena. Quando l'atmosfera aveva ormai toccato l'apice, un invitato si è avvicinato portando una scatola raffinata, avvolta in un nastro argentato che catturava la luce della terrazza. Non un regalo appariscente, ma un bouquet, fiori bianchi e lilla, essenziali e sofisticati, come un ricordo che non svanisce. Non furono i fiori, però, a catturare davvero l'attenzione. Nascosta tra i petali, una piccola nota scritta a mano. Can l'ha aperta con dita esitanti, quasi temendo che quelle parole potessero capovolgere il suo equilibrio. Chi era vicino ha giurato di aver visto il suo sguardo mutare in un istante, il sorriso si è sciolto in una malinconia profonda, tangibile, come se una porta interiore si fosse spalancata all'improvviso. La frase, breve ma pesantissima di senso, recitava qualcosa di molto semplice: non posso essere lì a festeggiarti, ma di te non mi dimentico. Quei pochi vocaboli hanno agitato le acque dentro di lui oltre ogni controllo. Si è toccato il petto, come a contenere un battito accelerato, poi un lungo respiro e il biglietto ripiegato con cura, scivolato nella tasca interna della giacca, a contatto con il cuore. Cari spettatori di Turkey News Magazine, che cosa significano davvero quelle righe? Un addio gentile o l'avvio di un nuovo capitolo? Scrivetelo nei commenti e, se questa storia vi tocca, lasciate un like. Ricordate, con il tasto Join potete aiutarci a offrirvi contenuti sempre più esclusivi e a sostenere Turkey News Magazine ogni giorno. La curiosità, in serate così, è un fuoco che non resta a lungo sotto la cenere. Un cameriere, interrogato con discrezione, ha confermato che il bouquet era arrivato da un fiorista molto noto del quartiere di Bebek e che il mittente era stato indicato con 2 iniziali semplici, inequivocabili, D.O. A quel punto, il nome di Demet Özdemir, fino ad allora lasciato tacitamente in disparte per rispetto, ha cominciato a circolare come un soffio ostinato lungo i corridoi e tra i tavoli. Avvertendo il peso degli sguardi puntati addosso, Can ha spezzato il silenzio con una frase sospesa: a volte le parole arrivano quando non le aspetti e proprio quando servono. La musica sembrava farsi più bassa, come se anche le note avessero voluto ascoltare l'invisibile. A cosa si doveva l'assenza di Demet? La domanda ha attraversato non solo la sala, ma i siti e i profili social in poche ore. Fonti vicine all'attrice hanno rivelato che l'invito era arrivato con largo anticipo. Eppure Demet avrebbe declinato per estrema sensibilità, preferendo evitare qualsiasi turbamento in una serata interamente dedicata al festeggiato e a un equilibrio delicato fra presenze illustri. Ha scelto quindi di esserci in un altro modo, con quei fiori discreti e un pensiero scritto di suo pugno.
Una persona che la conosce bene ci ha confidato, ci ha riflettuto a lungo, ma alla fine ha deciso che un appunto breve, sincero, vale più di 1000 discorsi pubblici. Desiderava che lui capisse che quel legame, pur trasformato, è inciso nella memoria. Questa è l'anima di Turkey News Magazine. Se volete altri approfondimenti su Demet e Khan, o se c'è una coppia del panorama turco che vi intriga, raccontatecelo. E se non l'avete ancora fatto, unitevi alla community con il pulsante Join per contenuti extra e distintivi speciali, e sostenete il nostro lavoro quotidiano. Come spesso accade in tempi digitali, un segreto non rimane a lungo tra le pareti, nemmeno se quelle pareti guardano il Bosforo. Un ospite, sopraffatta dall'emozione, ha postato una storia su Instagram mostrando il bouquet e scrivendo: "Qualcuno non è venuto, eppure era presente lo stesso". In pochi minuti è scoppiato un incendio mediatico. I sostenitori della coppia hanno inondato i social di messaggi carichi di speranza, trasformando Bring Back Love in uno slogan condiviso, un coro che attraversava lingue e fusi orari con sorprendente leggerezza. Verso la fine della festa, un giornalista è riuscito ad avvicinare Khan sulla terrazza. Gli ha chiesto conto di quella nota misteriosa. L'attore, con un sorriso che nascondeva un mondo, ha risposto con misura: "Ci sono frasi che hanno senso solo per due persone, e tanto basta". Un commento breve, ma che ha alimentato le speculazioni come un soffio d'aria su una scintilla. Esperti di comunicazione non verbale, analizzando i video della serata, hanno parlato di un uomo toccato nel profondo, come se quelle parole fossero la conferma attesa da tempo, o la chiave per riaprire una porta chiusa con troppa fretta. Eppure il dettaglio più dolce, o forse il più doloroso, doveva ancora arrivare. Terminata la festa, invece di dirigersi verso un secondo locale circondato dal suo seguito, Khan ha cambiato i piani. Ha chiamato l'auto e si è allontanato da solo. Un paparazzo lo ha immortalato mentre sostava lungo la riva del Bosforo. Lì, nel silenzio complice della notte, si è fermato a guardare l'orizzonte, stringendo tra le dita quel foglietto, come se nell'incresparsi dell'acqua potesse leggere le risposte che non si dicono ad alta voce. Quasi nello stesso istante, sui profili social di Demet Özdemir è comparso un messaggio criptico: "Non tutto ciò che conta si vede, lo si sente". Nessun nome, nessun riferimento esplicito. Ma il tempismo era un colpo di teatro. Un'eco silenziosa che rispondeva a quella notte colma di emozione. Mentre gli utenti discutevano del romanticismo del gesto, un'altra scossa ha attraversato l'industria. Un account verificato di una grande agenzia di talenti ha pubblicato, forse per errore o forse con astuzia, la foto di un copione di una nuova serie televisiva. Sulla copertina, due nomi brillavano senza bisogno di effetti: Can Yaman e Demet Özdemir. La storia è sparita nel giro di pochi minuti, ma gli screenshot avevano già preso il largo. Coincidenza? O quel bouquet era il preambolo non solo a un riavvicinamento privato, ma a un ritorno in grande stile anche sul lavoro? Se fosse vero, assisteremmo al rientro della coppia più amata del piccolo schermo, quella capace di cambiare le regole del gioco, accendendo insieme gossip e intrattenimento. Cari amici di Turkey News Magazine, la storia di Khan e Demet suggerisce che il tempo può scorrere, i sentieri separarsi, eppure alcune connessioni sembrano scritte in una trama più grande, e continuano a vibrare sotto la pelle. Quel bouquet bianco e lilla non era un semplice omaggio, ma un ponte steso sopra un oceano di silenzi. Cosa pensate di questo possibile ritorno di fiamma? E quel progetto televisivo è realtà o solo un desiderio collettivo? Diteci la vostra nei commenti, la vostra voce è parte di questo racconto che scriviamo insieme. Grazie per aver seguito questo speciale lungo e appassionato. Non dimenticate di iscrivervi a Turkey News Magazine, attivare la campanella per non perdere i prossimi colpi di scena e sostenere la nostra crescita cliccando su Join. La vostra partecipazione è la nostra forza, è ciò che ci permette di correre dietro le storie, di raccogliere sussurri, di trasformarli in narrazione. Un abbraccio grande, e alla prossima, con i segreti più esclusivi delle vostre stelle del cuore.